Oggi si vola lontano, si va verso il continente indiano, che non esiste, però nel senso è un paese enorme. In realtà questa è una ricetta che si fa in India, si fa nello Sri Lanka, si fa in Pakistan, è una ricetta famosissima. In realtà è una parola composta perché è il palak parata. Parata sarebbe focaccina, palak sarebbero gli spinaci, quindi si va a fare una sorta di focaccina di spinaci. Cominciamo a farla partendo proprio dagli spinaci. Allora, questi sono spinacini, quindi hanno la costola veramente tenera. Nel caso usate degli spinaci, la parte della costa interna delle foglie che è un po' più dura, andate a toglierla. Ora si prendono e si comincia a tritare o a sfilettare, ma comunque tagliatele abbastanza finemente. Peperoncino e lo vado a tritare. Ovviamente se non vi piacciono le cose piccanti, questo omettetelo proprio. E lo vado a mettere insieme agli spinaci. Schiacciaglio per schiacciare l'aglio? Assolutamente no. Schiacciare un pezzettino di zenzero. Poi aggiungo semi di cumino, la farina, mescolo intanto bene. Mi ero dimenticato una cosa che è sempre importante, mi dimentico, il sale. Due cucchiai di olio. E l'acqua che comincio a mettere piano piano. E ora comincio a impastare a mano. Metto un po' di farina sul tagliere, rovescio tutto e continuo a impastare. Se sentite che l'impasto è troppo duro, aggiungete un pochino di acqua, però vi consiglio di aspettare un pochino perché piano piano si ammorbidiscono, anche gli spinaci rilasciano un po' di liquido, quindi vi conviene aspettare un po'. Vedete come piano piano l'impasto che sembrava che non legasse, piano piano invece è cominciato a diventare quasi appiccicoso. Quindi quello che vi dicevo, aspettate ad aggiungere acqua, è effettivamente così. Dipende ovviamente anche dagli spinaci, magari sono più o meno freschi, quindi hanno più o meno quantità di acqua. Guardate, ora tende quasi ad appiccicarsi sul banco. L'impasto è pronto, faccio una bella pallina. Nel frattempo mi vado a lavare le mani e poi si prosegue. Allora, questa pallina la mettiamo in una ciotola, mettiamo un panno sopra e ora la facciamo riposare una trentina di minuti, più o meno il tempo è questo qui, non c'è bisogno di metterla in frigorifero a meno che non siamo a 800 gradi e quindi a quel caso è meglio metterla in frigo. Ci vediamo fra una mezz'oretta circa. L'impasto ha riposato, ora si riprende, si pennella con un pochino d'olio, poi si comincia a stendere, se ne prende un pezzettino e si va a stendere. Aiutatevi con la farina ovviamente perché sennò si appiccica tutto. A questo punto richiudete verso il centro, così, facendo questo lavoro, rigirate e ristendete da capo, sempre aiutandovi con un pochino di farina.
Intanto accendo il fuoco sotto la padella, ungo leggermente la padella. Siccome sono una persona particolarmente sprecisa e le voglio invece tonde, ecco fatto, tanto questo impasto non è che si butta via, ci mancherebbe altro, si rimpasta. Le forme tradizionalmente sono varie, non è solamente questa. E si va a cuocere in padella. Mentre la prima cuoce si va a preparare intanto un'altra. Va leggermente pennellato con l'olio e poi si gira. Quando si è formata sopra una bella crosticina, da tutte e due le parti ovviamente, andate a toglierla. Allora, mettetela su una griglia in modo tale che se l'appoggiate direttamente su un piatto, ovviamente poi perde la croccantezza e diventa molto umida, quindi appoggiatela su una griglia. E proseguite con la cottura anche con gli altri. E ora si prosegue la cottura piano piano di tutti, poi se avete la padella più grande ne mettete anche di più. Sulle dimensioni scegliete voi che fare, ma a questo punto io che faccio? L'assaggio. Intanto guardate, vi faccio vedere una cosa, vedete? Lo prendo di lato, vedete? È croccante, il giusto, questo è Ugo che sta abbaiando. Ora vi dico com'è. Buona forte, eh? Io vi dico, ci vuole un pochino per farla, ma merita, fatela. Alla prossima? Anzi, rimango qui e me la finisco.